Leonardo da Vinci, un nome che evoca l'equilibrio perfetto tra spirito e materia. Lo conosciamo come l'architetto dell'anima, l'uomo che ha catturato lo sfumato divino e ha decifrato le leggi della botanica e dell'anatomia. Ma dietro l'icona del saggio barbuto, dietro il poliedrico genio del Rinascimento che tutti studiamo sui libri di scuola, esiste un'ombra meno esplorata. Oggi scenderemo in un territorio liminale, dove l'arte incontra la sopravvivenza, la cucina. Parleremo di un Leonardo inedito, un uomo che ha cercato di rivoluzionare non solo il modo in cui guardiamo il mondo, ma il modo in cui lo consumiamo. Un'indagine sulle sue taverne fallite, sui suoi menù d'avanguardia e su una verità sepolta per secoli che sta per essere smascherata. Cosa cercava davvero il maestro tra i fumi dei focolari di Firenze? Firenze 1472. Tra le ombre dei vicoli che pulsano di vite putredine, un giovane Leonardo non cerca solo la curvatura di un muscolo, cerca il sapore del futuro. Tutto ebbe inizio alla taverna delle Tre Lumache sul Ponte Vecchio. Leonardo è un giovane di bottega da Verrocchio, ma i soldi non bastano e la notte si trasforma in un cuoco visionario. Non proprio, inizialmente lavora solo come umile cameriere, mansione nella quale eccelle. Ad un tratto però i cuochi titolari muoiono in circostanze misteriose, le cronache parlano di un avvelenamento collettivo e così il comando del locale viene offerto al pittore. Nelle locande fiorentine si mangiavano piatti semplici e sostanziosi come zuppe, stufati, carne, salumi, pesce, verdure, pane e formaggi adatti a tutte le classi sociali. Il pasto poteva essere completato da frutte e dolci semplici, spesso a base di miele. La visione che elaborò Da Vinci era invece l'esatto opposto. Propone una cucina troppo civilizzata, porzioni minime, simmetrie geometriche, un'estetica che umidia la fame brutale dell'epoca. I fiorentini, abituati a ben altro, lo deridono e lo cacciano in poco tempo, costringendolo a tornare dal Verrocchio, ma il genio non si arrende. Nel 1473, insieme a Sandro Botticelli, anche lui un allievo prodigio del Verrocchio, apre un nuovo locale, Le Tre Rane di Sandro e Leonardo. Qui il pittore della primavera e l'anatomista della natura inventano la Nouvelle Cuisine con secoli di anticipo. Piatti minuscoli, decorazioni floreali ed eleganza pura. Appendono i loro disegni alle pareti, Leonardo progetta macchine per affettare il pane e altri piccoli strumenti per semplificare il lavoro domestico. Persino il menù viene scritto da destra a sinistra. Il tutto si trasforma in un fallimento poetico. I clienti, inferociti da quelle miniature, saccheggiano il locale. Tutto questo è stato scoperto non molti anni fa, grazie ai testi contenuti nel Codice Romanov, un manoscritto segreto ritrovato a San Pietroburgo. Una storia bellissima, la storia di un Leonardo umano e sconfitto. Questa storia però è un parassita della mente. Il Codice Romanov non è un reperto storico. Non è stato trovato in un polveroso archivio in Russia e non è mai passato tra le mani di Leonardo. È un'opera di satira pura, un falso d'autore partorito nel 1987 dalla mente geniale e beffarda di Jonathan Root. Chi era Root? Un umorista britannico, uno dei pionieri di quella che oggi chiameremmo fake news. Insieme alla moglie Shelag scrisse il libro Note di cucina di Leonardo da Vinci. Ruth fece un lavoro certosino, imitò lo stile dei codici, usò una terminologia tecnica verosimile e mescolò fatti reali, come l'apprendistato da Verrocchio con invenzioni totali, si inventò le rane, i menù speculari. Persino l'invenzione del tovagliolo. Secondo il falso, Leonardo lo avrebbe creato perché schifato dagli ospiti che si pulivano le mani sui vestiti del vicino. Era una burla pensata per testare la soglia di credulità dei critici. E il mondo non solo ci è cascato, ha spalancato la bocca. La diffusione di questa bufala è un caso studio di infodemia storica. Inizialmente il libro fu recensito da testate prestigiose come se fosse un saggio autentico. Da lì il mito è diventato inarrestabile. Negli anni 90 la storia finisce nelle biografie divulgative. Negli anni 2000, con l'avvento di Internet, il Leonardo Cuoco diventa un contenuto virale ante litteram. I blog di cucina copiano e incollano la storia delle tre rane come un fatto assodato. Oggi, se cercate su Google Leonardo da Vinci Cucina, troverete centinaia di articoli, video YouTube e persino un libro di uno storico italiano che mi è capitato di leggere che citano il Codice Romanov come fonte primaria. Perché nessuno ha controllato, perché la forma dell'inganno è rassicurante. Vogliamo un Leonardo che cucina, che sbaglia, che brucia lo stufato. Vogliamo che il titano scenda dal piedistallo per sedersi a tavola con noi. Accademici chef,
Hanno alimentato il mito perché il Leonardo gastronomo vende bene, è simpatico, è pop e umano, ma la verità è che abbiamo preferito una bugia divertente a una realtà inquietante. Se apriamo i veri codici, come l'Atlanticus o il Forster, non troviamo ricette di antipasti, troviamo il fuoco e l'automazione. Leonardo non guardava la cucina con gli occhi di un cuoco, ma con quelli di un demiurgo. Tra i suoi disegni troviamo macchine per la macinazione industriale, mulini che trasformano la forza dei fiumi in energia cinetica per sfamare intere città. Le ambizioni di Da Vinci non erano quelle di far da mangiare a una tavolata di fiorentini, ma di sostentare gli eserciti del futuro. Così troviamo un girarrosto a calore diffuso, una turbina ante litteram, mossa dall'aria calda del camino. Questo congegno non è un aiuto per lo chef, è l'intuizione che il calore è lavoro. Più la fiamma è alta, più il meccanismo accelera. Leonardo sta osservando il moto convettivo a secoli prima che diventasse scienza ufficiale. Il cibo, la carne che gira sul fuoco, è solo un contrappeso, una cavia per i suoi studi sulla propagazione del calore, ma dove la mente di Leonardo si spinge oltre l'umano è alla corte di Ludovico il Moro, a Milano. Qui la cucina smette di essere nutrimento, diventa scenotecnica del dominio. Leonardo viene nominato maestro di feste e banchetti, ma non immaginatevi un uomo che sceglie spezie, immaginate un ingegnere che progetta il teatro dell'effimero. Nel 1490, per le nozze di Gian Galeazzo Sforza e Isabella d'Aragona, Leonardo mette in scena la festa del paradiso. Più che un pranzo è un'esplosione di ingegneria. Progetta una montagna che si apre meccanicamente per svelare attori travestiti da pianeti. Il cibo è solo un ingranaggio della visione. Leonardo trasforma la tavola in un cantiere edile. Progetta architetture fatte di pasta e marzapane, talmente imponenti da richiedere calcoli strutturali. Crea sculture di burro e gelatina che non servono per essere mangiate, ma per proiettare l'ombra del potere sforzesco sugli invitati. Il cibo diventa un materiale plastico, una sostanza da plasmare con la stessa precisione con cui fonderà il bronzo per il monumento equestre. E poi l'automazione. Leonardo è ossessionato da ridurre il caos del servizio umano. Progetta sistemi di carrucole per sollevare piatti pesantissimi dalle cucine sotterranee direttamente al piano nobile, quasi fossero proiettili di una catapulta. Studia fontane sgorganti di acqua e di vino che si attivano al passaggio degli ospiti, mosse da pesi nascosti. Per Leonardo, il cibo è parte di un ciclo universale di distruzione e creazione, osservate alla tavola del cenacolo. Non è un pasto conviviale, è un diagramma di forze. La disposizione dei piatti e degli utensili segue una precisione millimetrica, quasi algoritmica. Per Leonardo, l'atto del mangiare è un processo meccanico violento. La bocca è un frantoio, i denti sono leve. L'uomo è il sepolcro degli animali, scriveva nei suoi appunti. La digestione è una combustione chimica che brucia combustibile organico. La cucina è il laboratorio dove la natura viene spezzata, bollita e trasformata in pura energia cinetica. La fortuna critica del codice Romanov non è un errore della storia, ma una sostituzione iconografica. Mentre ora ridiamo della bufala delle tre rane, ignoriamo il titano che sognava di sfamare il mondo con la forza dei fiumi e del vapore. La storia dell'arte ci ha consegnato un Leonardo estetico, ma i manoscritti rivelano un Leonardo cinetico. La cucina, per lui, non era un laboratorio del gusto, ma l'officina dove la materia organica veniva smembrata e convertita in pura energia termica. La bufala di Ruth svanisce davanti alla violenza dei disegni reali, macchine per sventrare, frantoi per masticare, fuochi per alimentare la vita artificiale. Questa è la verità che abbiamo cercato di decifrare tra le pieghe del mito. Continuate a osservare ciò che sta dietro l'immagine. Questo è Pathos Formen. Alla prossima esplorazione.